Allora, la seconda guerra mondiale aveva visto una situazione particolare dal punto di vista delle alleanze, teniamolo presente. Hitler e Stalin di fatto erano stati alleati dal 39 al 41, alleanza poi rotta da Hitler con l'invasione nel giugno del 41 dell'Unione Sovietica, teniamolo presente. Poi dal gennaio del 43, con la controffensiva dell'Unione Sovietica, l'Unione Sovietica aveva liberato l'Est Europa e anche Berlino. Ecco, è chiaro a tutti alla fine della seconda guerra mondiale che questa strana e forzata alleanza, come dire, molto probabilmente sarebbe terminata e sarebbe iniziato un nuovo scontro, e di fatto fu così. Però non fu immediato, perché questa strana alleanza durò ancora, diciamo, per un certo periodo, per un anno e mezzo circa, fino al diciamo 47-48, quando bene o male poi questa alleanza terminò. Per la verità Churchill aveva già parlato di una cortina di ferro precedentemente, che aveva diviso in due l'Europa tra parte liberale e parte comunista, ma di fatto questa, come dire, divisione avvenne, insomma, appunto ho detto 47-48, quando gli americani con il piano Marshall offrirono ai paesi europei che ne avessero fatto richiesta di fondi, miliardi di dollari a fondo perso. L'Italia ne ebbe parecchi e se ne giovò, che fu offerta un po' a tutti i paesi, compresi quelli dell'Est Europa, dove erano avvenuti delle elezioni nel 47. La Russia comunista intese questa politica come una politica di espansione verso l'Unione Sovietica, del blocco occidentale, e ordinò di fatto ai partiti comunisti dell'Est Europa di fare dei colpi di Stato, prendere il potere nei paesi dell'Est Europa, cosa che fecero, e le chiamarono democrazie popolari. Ecco, quindi in tutti i paesi dell'Est Europa entrarono nell'orbita sovietica. Nel 1955 nasce il patto di Varsavia, e questo scenario praticamente durò fino alla caduta del muro di Berlino nell'89. Dall'altra parte, nel 49 nasce il Patto Atlantico e la NATO dei paesi occidentali. Ora però facciamo un passettino indietro. Questa svolta nei paesi dell'Est Europa non era, diciamo, come dire, assolutamente, come dire, inevitabile. Per cosa voglio dire? Voglio dire che nei paesi dell'Est Europa l'Unione Sovietica, quando li aveva liberati, aveva lasciato i suoi uomini, insomma, i suoi simpatizzanti, i suoi sostenitori in alcuni gangli vitali dei paesi dell'Est Europa. Parlo del Ministero degli Interni, parlo dei media. E quindi quando si tennero le elezioni nel 47, furono semilibere, nel senso che si avvertiva in questi paesi una sorta di governo ombra che ne condizionava l'andamento. Però i partiti comunisti dell'Est Europa entrarono in governi per lo più di coalizione, quindi andarono molto bene alle elezioni in virtù della loro proposta attrattiva, del panslavismo, insomma di una forte convinzione ideologica, della gioventù che li caratterizzava, e anche degli errori politici dei partiti liberali, conservatori e di centrodestra. Quindi non era, come dire, meccanico, non era inevitabile quello che è accaduto. Ecco, teniamolo presente questo aspetto. Furono fatti diversi errori dai partiti e dalle forze, diciamo, liberali e conservatrici nei paesi dell'Est Europa. Di fatto avvenne questo. Di fatto avvenne questo. Questa contrapposizione poi non esplose mai tra Stati Uniti e Unione Sovietica, anche perché sarebbe stata una contrapposizione, una lotta, una guerra nucleare. Avevamo già avuto 70-80 milioni di morti nella seconda guerra
mondiale, quindi paradossalmente questo pericolo, questo incubo garantito un lungo periodo di pace, ad esempio in Italia. Detto questo, però, gli scontri regionali ci furono. Allora, citiamone velocemente alcuni. Il primo, in ordine, diciamo, cronologico, importante, è il blocco di Berlino nel 1948, quando Berlino fu isolata dai comunisti, per impedire alle altre tre parti della città, quella francese, quella inglese e quella americana, di fondamentalmente crearsi un collegamento, e soprattutto di creare un collegamento della parte di Berlino occidentale con la Germania appunto occidentale. Tenete presente che Berlino era nello stato della Germania comunista. Fu organizzato dagli americani un ponte aereo e che di fatto, come dire, invece permise questo collegamento. E quindi gli americani, gli inglesi e i francesi, insomma, non mollano Berlino, la parte occidentale. Primo scontro, diciamo, di un certo livello. Il secondo scontro è molto importante, più importante, del 50-53, la guerra di Corea, dove era stato creato alla fine della seconda guerra mondiale una linea di demarcazione, se non ricordo male, nel 38° parallelo, come Corea del Nord comunista e Corea del Sud, diciamo, occidentale. Ci fu un'aggressione da parte della Corea del Nord comunista, sostenuta dall'Unione Sovietica, contro la Corea del Sud. La reazione sostenuta dagli americani da una parte e poi l'aiuto dei cinesi alla Corea del Nord dall'altra determinò appunto alcuni anni di guerra, per poi terminare in un nulla di fatto nel 1953. Attenzione, tenete presente quindi che questo scontro è mondiale, riguarda un po' tutti i paesi, in particolar modo l'Asia, ma anche l'Africa, oltre chiaramente l'America e anche chiaramente l'Occidente. Quindi è uno scontro politico, valoriale, economico, che poi vedrà, diciamo, più avanti evidenziarsi paesi cosiddetti non allineati, cioè fuori da questi due grandi blocchi insomma, tra queste due superpotenze, di fatto, e due modelli, ripeto, economici, politici, culturali, valoriali, molto diversi. Attenzione, abbiamo già parlato, la Cina nel 49 diventa uno stato comunista. C'è appunto nel 49 nasce la Repubblica Popolare Cinese comunista, Mao Zedong il grande timoniere, fino a metà degli anni 70 sarà, e quindi anche questo chiaramente mette in difficoltà diciamo gli americani in maniera particolare, perché chiaramente la Cina è un paese molto importante e quindi l'ideologia comunista è in espansione, teniamola presente. I primi elementi diciamo, di crisi nell'Europa occidentale in maniera particolare si vedono a Budapest nel 1956, quando ci sono appunto i fatti di Budapest e la rivolta poi repressa nel sangue. Ora pensiamo 56, teniamolo presente, non è un caso quest'anno, perché la rivolta di Budapest del 56 vede alcuni elementi importanti. Il primo, nasce a seguito del cambio diciamo, di leader nel PQS, cioè il PQS aveva fino al 1953 Stalin come capo e dopo ci sarà Nikita Khrushchev che cambierà la politica in alcuni tratti, in alcune modalità del Partito Comunista Russo, soprattutto nel febbraio del 56 mi pare,
appunto denunciò il culto della personalità, i crimini, i campi di concentramento, la violenza utilizzata da Stalin per governare il paese. E questo rapporto chiaramente destò un certo scalpore anche nei paesi occidentali, nei partiti comunisti occidentali, non in tutti, e nelle sinistre, nel mondo della sinistra. Ora, in generale, a seguito di questo, in Polonia prima e poi in Ungheria avvennero delle rivolte, non è un caso. Laddove l'Unione Sovietica molla la presa, inizia ad accennare ad ammollare un po' la presa, scattano le rivolte. Partiamo da qua, ecco, ok? Perché è un po' quello che capitò poi dopo più avanti con Gorbaciov. Attenzione, io voglio sottolineare questo aspetto che è bene che voi teniate presenti. Quale fu il modo di operare dell'Unione Sovietica contro queste rivolte, fondamentalmente a Budapest nel 1956 e in Cecoslovacchia nel 1968? Aveva sempre lo stesso modo di agire, no? Di fatto, di fronte alle rivolte o le proteste economiche, insomma libertarie che avvennero, cambiava il leader, passava da un leader, diciamo, che era quello precedente, metteva un leader magari più aperto, più disponibile al dialogo, più moderato, per, come dire, placare la forza d'urto di questa rivolta. Ed è quello che fece in Ungheria, ponendo a capo un leader che aveva appunto messo in disparte fino a quel momento Imre Nagy, ma Imre Nagy non si rivelò come dire, un uomo facilmente controllabile, anzi per nulla, e andò avanti nella sua politica, diciamo, di sganciamento dall'Unione Sovietica e addirittura arrivò negli ultimi giorni a dichiarare la fuoriuscita dell'Ungheria dal patto di Varsavia, e a quel punto l'Unione Sovietica interviene con i carri armati e arresterà, normalizzerà e ucciderà Nagy anche. La rivolta del 56 fu una rivolta anticomunista, mentre quella del 68 a Praga in realtà ha la caratteristica molto simile a quello che ho appena detto. Dubček viene nominato proprio con la stessa funzione di Nagy nel 68, ma Dubček e gli uomini a lui vicini sostanzialmente e il grosso del paese insomma si ritenevano socialisti, un socialismo come si dire dal volto umano, e quindi volevano ripresentare un'idea diversa diciamo di comunismo. Però quando l'Unione Sovietica, a quel punto lì nel 68 guidata da Leonid Brezhnev, comprese che si andava verso quello che, la strada di libere elezioni e di allontanamento dall'alleanza con l'Unione Sovietica, anche in quel caso intervenne militarmente e occupò il paese, arrestò Dubček e poi lo sostanzialmente allontanò, lui non lo uccise, ma insomma lo allontanò dal governo e di fatto poi dal paese. Ecco, due elementi molto importanti per testimoniare la fragilità e come dire del sistema sovietico e l'occupazione di fatto dei paesi dell'est Europa tramite i partiti comunisti che governarono in maniera autoritaria i paesi dell'est Europa. Cos'altro dire? L'altro scontro più importante, quello che più noto, dove si sfiorò il conflitto nucleare, fu a Cuba, dove era avvenuta una rivoluzione comunista, anzi socialista per la verità, con Fidel Castro e Che Guevara, ma attenzione, anche qua uno dei paradossi apparenti della storia, Kennedy
nuovo leader riformista, sinistra democratica, vinse le elezioni, se non ricordo male nel 60, 60 mi sembra, sì, ma nel 61 tentò di occupare fondamentalmente con la Baia dei Porci Cuba, tentativo che fallì miseramente. Poi nel 62 gli americani scoprirono delle sostanziali basi nucleari a Cuba e chiaramente, cosa che non potevano accettare Cuba di fronte agli Stati Uniti, basi nucleari costruite dall'Unione Sovietica. A quel punto ci fu un forte scontro, la situazione per fortuna dopo alcuni giorni si sciolse con l'accordo di togliere da Cuba queste costruzioni e dall'altra parte la promessa degli americani di non invadere Cuba, cosa che fino adesso hanno rispettato e che quindi rispettarono. Attenzione, qua uno dei paradossi apparenti su cui è bene ragionare, soffermiamoci un attimo in questo clima di guerra fredda che improvvisamente ha delle accelerate, poi dopo rallenta, ma questi anni di Khrushchev, di Kennedy passano alla storia come anni della distensione, sono anche gli anni di Papa Giovanni. Ora, però, gli anni della distensione ci fu la costruzione del muro di Berlino nel 61, perché appunto Khrushchev obbligò di fatto i tedeschi a costruire il muro di Berlino di fronte alla fermezza di Kennedy che voleva mantenere il punto su Berlino. E quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento è appunto lo scontro su Cuba, di fatto è tra Kennedy e Khrushchev, no? Quindi gli anni della distensione in realtà tra due leader moderati in realtà furono estremamente duri. Sottolineiamo questo elemento. Inoltre sottolineiamo un altro elemento, cioè la guerra nel Vietnam. La guerra nel Vietnam fu di fatto una scelta politica della sinistra americana, di Kennedy e soprattutto poi dopo la decisione definitiva di Lyndon Johnson che gli successe dopo la sua morte alla fine del 63, che come ben sappiamo. E perché la sinistra americana decide di intervenire in Vietnam? Decide di intervenire in Vietnam perché ritiene fondamentalmente che l'avanzata del comunismo vada bloccata, molto semplicemente. Vada bloccata soprattutto in quell'area dove appunto la Cina aveva forte capacità anche attrattive e dove il processo di decolonizzazione, cioè di fuoriuscita della Francia, dell'Inghilterra in maniera particolare, in quel caso lì della Francia, stava lasciando campo aperto all'ideologia comunista e all'ideologia comunista e anche e non solo, per la verità. Comunque, di fatto gli americani, questo scontro tra Vietnam del Nord e Vietnam del Sud, gli americani che fino ad allora avevano di fatto sostenuto dei regimi semi-autoritari, semi-dittatoriali, per controllare non solo quell'area per la verità, ma anche altre aree del mondo, di fatto decidono di intervenire per bloccare l'avanzata comunista. E vanno incontro ad una grande sconfitta militare, ma non tanto una sconfitta militare, ma proprio una sconfitta, come dire, dal punto di vista anche proprio dal punto di vista, come dire, dell'immagine, no? Come ben sappiamo. Però, insomma, la logica era quella. Poi dopo il Partito Repubblicano di Nixon, Kissinger, di fatto cambia strategia.
Cambia strategia perché io uscirei fuori molto da questo schema sinistra-destra, io ragiono in un altro modo, la politica la vedo in modo diverso e vi invito a vederla in modo diverso. Gli americani cambiano strategia perché hanno capito che così non si risolve il problema, fondamentalmente. E di fronte a questo mondo comunista che è in espansione, che appunto tra Unione Sovietica, Cina e tutti i paesi satelliti, cambia strategia e decide di utilizzarne una divisione, no? E di fatto questa strategia riesce, possiamo tranquillamente dirlo, cioè nel senso che nel 72 Kissinger e Nixon vanno in Cina e l'accordo con i cinesi, con Mao Zedong, porterà la Cina ad entrare nell'ONU e Taiwan a fare un passo indietro. Ma soprattutto guardiamo la storia in un periodo almeno di medio periodo, la Cina poi con Mao morto, pare di 76, ma posso sbagliare, vado proprio a memoria, va negli anni 80, le riforme di Deng Xiaoping, quindi inizia una politica di riforme diciamo capitalistiche di fatto, riformistiche e che apre alla libertà di mercato, pur in un regime comunista, e quindi la Cina va incontro a un periodo che la porterà a essere oggi la seconda potenza economica del mondo. È per questo che il comunismo cinese ovviamente non è crollato. Quindi quel momento lì, quella scelta lì è stata una scelta determinante sia per gli Stati Uniti d'America sia per la Cina, soprattutto per la Cina. E questo è un altro elemento da tenere in considerazione. Ultimissima cosa che dico, diciamo che gli ultimi barlumi di guerra fredda, anche a memoria, per noi è stato vedere i carri armati polacchi a Varsavia, che nell'81 intervengono per reprimere fondamentalmente, come dire, le rivolte sindacali, in maniera particolare del sindacato Solidarnosc guidato da Lech Walesa. Anche qui siamo nell'81, i carri armati oggi perché Jaruzelski intervenne con i carri armati? Intervenne, oggi il giudizio degli storici è positivo nella sostanza su Jaruzelski, perché Jaruzelski e anche dei polacchi di fatto in questo modo, intervenendo lui stesso che era il capo del governo del Partito Comunista Polacco, impedì di fatto all'Unione Sovietica di fare un'operazione che sarebbe stata molto ma molto più dura. Quindi però nell'81 vedere i carri armati sovietici intervenire a Varsavia fu, diciamo, l'ultima operazione che io sottolineerei per quanto riguarda appunto il clima della guerra fredda. Poi ripeto, si va nella svolta di Gorbaciov, politica diciamo di Reagan, della Thatcher, entriamo in un altro periodo storico che sarà argomento di un altro video.